Buongiorno a tutti signori, e oggi ci troviamo qui a Madonna del Monte, ad Aviano. È Madonna del Monte, Madonna del Monte, di Marsure, come dice il nostro capo. E anche oggi siamo a piedi, perché siamo stufi di pedalare. E appena attaccare la telecamera già arriva una romper... Cosa faremo oggi? Facciamo un'escursione fino alla grotta del Fornon, ma passando per sopra, andando su per il sentiero CAI 985. Finito il primo tratto del CAI 985 si sbuca sulla strada che porta su alla Bornas, la vecchia strada che era interrotta dalle frane, che hanno sistemato. Si dovrebbe tornare a passare, non so, ma solo in bici o in macchina? Solo in bici? Ok. Che è questa qui. Poi andiamo un po' in avanti e prendiamo un altro sentiero, che è quello dell'Orneido Mountain Bike, per poi arrivare su un altro bivio di un sentierino che scende giù fino a intercettare il sentiero del Col San Giorgio. Scusate, ancora la gola qua, che ci porterà alla grotta del Fornon. Poi dalla grotta del Fornon si torna verso il Col San Giorgio, si fa il giro, si prende un altro paio di sentierini qua sotto il ponte delle Cune e si ritorna indietro. Però questo ponte è molto esposto, senza ripari, ed è un po' pericoloso, bisogna fare molta attenzione. Qualcuno è anche, comunque ci sono anche altri passaggi dal Col San Giorgio fino a Madonna del Monte un po' più sicuri. Ora qua intercetteremo al ritorno il sentiero Valdaga, appunto. Bon, dopo neanche mezzo chilometro siamo arrivati alla fine del primo tratto del CAI 985 e sbuchiamo sulla strada che viene su dalla Madonna del Monte fino alla Bornas. Dove continua il CAI 985 deve essere lì, quel sentiero. Questo infatti è il CAI 985, l'altro percorso è lì. Passa sopra un canalone, dove in fondo al canalone c'è appunto la grotta. Dunque non andiamo là. No, perché è fuori troppo programma, diciamo. Vabbè, poi niente grotta del disertore. Continuiamo su ancora per quanto? 1 chilometro e mezzo. Boh, dai che andiamo. Qui è dove hanno sistemato le frane, giusto? Anche lì, guarda, questi smottamenti sono simili a quelli che ho visto sulla strada da Pofabro a Palabarzana. Lì ci sono proprio pezzi di strada che sono crollati. Qua c'è la grotta del disertore anche. Questo deve essere il sentierino che poi riporta fino all'altra parte, fa il giro. Grande! Prendiamo appunti sulla mappa soprattutto. Il problema è che non sono in mappa, questi li vedi solo con il LiDAR come sentieri, cioè è una sorta di raggi X satellitare che vedi il fondo del terreno, la superficie del terreno senza le piante, è come una foto satellitare, una mappa satellitare ma senza le piante, per cui vedi tutte le strade, tutti i tracciati, e vedi soprattutto quelli che non sono mappati, e questo è molto utile. Però si vede che è una montagna franosa, guarda là. Guarda, questo fa paura. Sì, fa paura proprio. Tutta la montagna che si muove. Qua era tutto franato e c'era solo un corridoio di 1 metro dove si passava a piedi o in bici. Guarda 2 corvi imperiali. Li ho riconosciuti dal rumore delle ali. Hanno queste ali possenti che fanno un forte rumore. Li ho già visti altre volte in coppia sempre, ma su verso il Cansiglio, bello. Qui hanno fatto una specie di bacino di contenimento in caso di incendi. 15.000 litri. Carina. Questo è il torrente Ossena che io ho fatto, ma più in su, in cima diciamo, lungo il sentiero di Valdaga che passa sopra, scendendo dal CAI 985.
è il filtro per la cisterna, per raccogliere l'acqua. Convinto? Dai, continuiamo. Però vedi che è ancora sbarrata la strada. Dopo circa 1,8 km, 1,5 km, arrivati a sto tornante, si prende per il sentiero, quello che quelli della mountain bike chiamano Ornedo. Infatti si vede come è scavato dalle bici da enduro. Quante volte l'ho fatto? Bel sentierino tecnico e impegnativo. No, vai a fare il Troia del Cinghiale, quello sì. Beh, quello è uno dei primi sentieri che ho fatto con la Torpado, Troia del Cinghiale. Mi sono anche capottato, ma no, perché ho piantato il muso su una roccia facendo il drop, no, perché ho preso una radice che sporgeva con la ruota davanti, si è infilata dentro i raggi. Qua bisogna trovare la linea giusta, scorrevole, e vieni giù a missile. Questa è la chicken line, questa qua. Se no prendi quella più tecnica, cioè la linea della gallina, la gallina che fa tutto così per evitare gli ostacoli più grossi. Invece i tecnici, veri tecnici dell'enduro, giù dritto, tagliano tutto, saltano e via, per non perdere velocità. Ora dobbiamo trovare la chicken line ottimale per il sentiero che ci porterà alla grotta del Fornon, vero? E qua abbiamo i canaloni, ci sono due canaloni, uno è questo e poi si scavalca di là c'è un altro. Guarda che ruba. No, quelli sono, credo che siano dei Magic Mary. Cosa che è? Secondo me questo l'hanno fatto in salita. Fammi vedere, sì, è in salita questa. Perché vedi i tasselli che I tasselli sono sono rivolti di là. E questo è un coso? È un Maxis, sai? Minion. Non l'avevo mai visto. Tratto dedicato a Gianfranco Germetta. Da lui pensato, iniziato e da noi terminato. Grazie Gianfranco. E un altro sentiero, sempre dedicato a Germetta, che è quello su in Piancavallo però. Guarda che parapetti che hanno fatto. Yeah. Guarda che ci sono anche dei fili di ferro qua. Ma pensate, viene da qua in bicicletta, mia palla. No, ero finito su stuf e tra poco dovremmo esserci, sì, più in là circa. Questo, bello scavato, sì. E qua prendi di sponda, fai così. Trum, 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 trum. Questa è la chicken line. Questa invece è quella tecnica. Ah, questa. Questa è la sedia. Siamo qua della sedia, adesso andiamo giù per questo sentiero in esplorazione verso Casera San Giorgio, Colle San Giorgio, insomma. E andiamo alla grotta del Forno. Se non te sa dove che lei, non te la vede mia, non te la trova. Non sa, mi sì, mi so. Però guarda che sto qua è bruttino, è molto scassato. Parlo in bici, la vedo dura, infatti nessuno è mai venuto giù di qua, a parte io. E qualcuno forse viene, però vedi che non è scavato, sembra che ci siano passaggi di mountain bike con c'era un omino di pietra, una piramidina. Guarda. Wow. Ma sì, puoi fare la variante però invece della chicken line. Questo sarà il nuovo tormentone dell'estate.
La Chicken Line. Sasso colorato. C'è un sasso colorato. Dove siamo? Comunque anche se scendi di qua ti ricongiungi il sentiero. Guarda. Il sole sta tramontando. Facciamo una panoramica. Questo lo copi abbastanza. Col davanti, stai tutto indietro. Il problema è l'albero qua, perché se la sbagli vai giù lì. Devo fare una prolunga sul manubrio della bici in modo da poter metterci l'attacco per la motosega, che così quando arrivo, anzi doppia motosega falciante. Perché scivola tanto la ruota qua a rallentare, dopo diventa un problema e hai quello scalone là che puoi fare tranquillamente qui alla sinistra senza andarti a rompere i corni qua a destra. Ecco il bivio e dovremmo essere arrivati sul sentiero del Fornon, sai? O della Valdaga. Adesso andiamo verso est, cioè alla nostra sinistra scendendo, perché di qua si scende giù proprio per Col San Giorgio, ma la grotta del Fornon è di qua. Guarda che roba, magnifico. Questo è il canalone di prima praticamente. Sì. Wow. Un altro canalone. San Madoro. Continuiamo. L'altro torrente. Sono le 5 e mezza. Predazione di un mi pare che è proprio qui sotto. Poi laggiù a circa 300 metri c'è la fine del sentiero. Ci sono animali? No, l'unico animale qua è sotto, lo dico su. La cosiddetta grotta del Fornon. Sì, più o meno. Anche là ci sono dei fori scavati dall'acqua. Ho fatto anche fuoco. Questa deve essere roba recente. Qualche dettaglio. Qua probabilmente hanno scavato per cercare qualcosa. Una prosecuzione. Guarda qua dentro. Anche qua hanno fatto fuoco. Con l'occhio. Sono tutte concrezioni create dall'acqua, depositi calcarei. Questo cos'è? La radice. La radice di una pianta. Qua c'è un nido. E quello è un partigiano. Boh. Ecco qua, siamo arrivati diciamo alla forestale che passa dietro col San Giorgio, di là c'è la chiesetta di San Giorgio. Se adesso noi andiamo lì, passiamo sopra e arriviamo alla chiesetta, se no da qua giù tra un po' avremo due sentieri che poi si uniscono e tornano su verso la Madonna del Monte. Scendendo si trova questa stradina a sinistra, ma è senza uscita, non si va per di qua, si continua. Questo è il giardino botanico di Gislon. Là c'è il fondo del torrente col sentierino che si collega alla parte bassa del Col San Giorgio. Una volta noi si saliva da Aviano per, diciamo, il fianco del Col San Giorgio e salire su, e si cercava sempre una via qui sotto per collegarci
alle stradine che portano poi alla Madonna del Monte. Non ci siamo mai riusciti, adesso invece sono più visibili. Dopo aver guardato tralasciamo questo che è un po' più lungo, anche se sembra più largo, e andiamo su di qua, prendiamo il secondo che ci porta direttamente verso il Ponte delle Cune e poi verso la Madonna del Monte. Qui è la stradina del campo, ma noi no, andiamo su per di qua. Bisogna andare verso la variante nera dove c'è troppo là, o si va di là o di qua, purché poi si vada su a sinistra. Vedete quel canalone? Ecco, quella è la forra che adesso noi saliremo così in parte e lì c'è il Ponte delle Cune e scavalcheremo questa grande forra per poi passare dall'altra parte fino a Madonna del Monte. Si doveva prendere da qua, dunque avanti a destra. Dovevamo prendere sta qua. Quella che abbiamo detto, ma guarda che è più lunga. Sì, quella più lunga. Allora, se fai quella più lunga stai sulla principale, bella larga, e non hai rottura di scatole. Se invece prendi la scorciatoia come abbiamo fatto noi, sotto, devi passare in mezzo ai campi. Noi invece continuiamo sempre per la stradina parallela che porta allo stesso posto, che però risaliremo fino al Ponte delle Cune. Il problema è che qua è tutto un reticolo di sentieri e stradine, bisogna stare attenti. Questa è la variante nera, l'uscita. Andiamo di qua. Ecco qui. Dopo circa 200 metri da dove abbiamo girato, abbiamo deviazione a destra, sentierino, si ridiscende per un centinaio di metri, si gira sul ponte e lo si attraversa. Perché qui c'è anche molta gente, il buco è proprio lì. Ecco, mi si è piegata la caviglia e stavo per capottarmi. Occhio qua a non sporgersi. Questo è il Ponte delle Cune e questa è la forra. Adesso ve la faccio vedere. Infatti qua c'è una targa per un ciclista di mountain bike che durante un'uscita è caduto dentro e l'hanno ritrovato dopo giorni. Attenti a non scivolare perché qua col bagnato, col gelo si scivola, e qui vedete quanto è profondo. Dai, fammi un favore, mettiti qui al centro che ti riprendo così diamo un po' le proporzioni. 30 metri credo, profonda. Oddio, ma questo si muove. Ora proseguiamo, non ricordo se è 100 metri più o meno, dovremmo trovarsi di dislivello e dovremmo trovare un sentierino che sale per altri 100 metri, non di dislivello, ma... Devo dirti che si saltava invece. Questa è la scorciatoia e passa appena sopra alla chiesa, dove c'è il giardino sul belvedere. Qua invece si arriva sotto per le marathon. Si saltava da qua, mi pare. Si vedono anche i segni arancioni. Ponte del Diavolo. Se prendevamo il sentierino che andava su dritto, la diretta, si era su subito, ma è molto ripido ed è buio, poi passa in mezzo al bosco, fa un po' fatica a vederlo bene, però qua ti tocca fare almeno 350 metri in più e per poi risalire. Ecco, qua si risale, si fa così e dopo siamo sotto la stradina che porta al santuario. Vedi? Qua giri, fai uno zigzag e sei là. Sì, bisogna salire di là. Qua c'è già un'uscita sulla strada, ma comunque bisogna andare su. Ecco qua, però almeno siamo arrivati sotto la scalinata.
Andiamo su. Faccio il video. Vedi che qua c'è il bar, lì in parte c'è un sentiero che sale per 200 metri, forse anche meno, e c'è la scorciatoia che abbiamo incontrato prima. La facevi un po' ripida, ma si era subito qua. Là di solito è sempre aperto, a meno che non ci sia gelo, poi chiudono. Eccola. E qua è il parcheggio, siamo arrivati. Quanto dislivello? 4,64. Bene signori, questo è tutto da qua del parcheggio della Madonna del Monte. Vi saluto e ci vediamo al prossimo giro, sperando che mi passi sto mal di gola che non riesco neanche a parlare. Buon fioi. Ricordatevi di mettere like se vi è piaciuto il video, e se non vi è piaciuto andate su un altro canale prima di aver messo però comunque un like a questo video, anche se non vi è piaciuto, e iscrivetevi al canale. Ciao.